Ciao a tutti e ben ritrovati! Come avrete capito dal titolo, quello di oggi è un video haul dedicato ai miei acquisti tedeschi. Recentemente ho infatti trascorso una settimana a Francoforte per lavoro, tra l'altro se ve li siete persi potete vedere i miei 3 video vlog dedicati alla mia settimana tedesca cliccando qui. Nonostante le 10 ore al giorno trascorse a lavorare in fiera, sono comunque riuscita a ritagliarmi qui e là del tempo libero da dedicare alla mia occupazione preferita, che è lo shopping. Non me ne vogliano gli abitanti di Francoforte, ma onestamente la città non offre grandissime attrattive a livello turistico, ma questa cosa è compensata dalla presenza di molti negozi interessanti, il che per una shopping addict come me è sempre una buona notizia. Quindi senza ulteriori indugi io direi di cominciare. Il primo negozio nel quale mi sono fiondata è stato Primark, perché non potevo credere ai miei occhi quando me lo sono trovato davanti sullo Zeil, che è la via principale dello shopping di Francoforte, nella sua bellezza e maestosità. Purtroppo Primark non esiste in Italia, in che è un peccato perché ogni volta che mi capita di visitarlo mi riserva sempre delle piccole sorprese a prezzi decisamente accattivanti, e questa volta non è stata da meno. Dopo aver girovagato e curiosato un po' qua e là, ho infatti addocchiato questo signorino, questo vestito con una grande stampa pied pull, ed ho subito capito che era perfetto per me perché ha tutto ciò che amo in un abito. Ha un gusto leggermente retro, il taglio è svasato e poi ha questo delizioso colletto a contrasto che lo rende più sbarazzino. Per non parlare del prezzo, l'ho pagato infatti 16 euro. Come si fa a resistere a un vestito carino e delizioso che costa solo 16 euro? Non si fa, e infatti è venuto a casa con me. Tra l'altro credo che sarà perfetto per l'autunno e già me lo vedo abbinato con un maxi cardigan e dei collan coprenti neri. Dopodiché, sempre da Primark, mi sono spostata nella sezione dei pigiami, perché l'ultima volta che sono stata a Londra da Primark avevo acquistato una serie di pigiami che ho finito con l'indossare per tutto l'inverno, quindi ho deciso di fare scorta anche per la prossima stagione e ho preso questi pantaloni in flanella che sono morbidissimi, comodissimi e molto caldi, quindi so già che li indosserò molto. E poi sempre nella sezione pigiami ho preso questa sorta di casacca camicia da notte che ricorda i pigiami da uomo a righe, che ho subito indossato perché è molto comoda e perfetta per la mezza stagione. Se non ricordo male ho pagato i pantaloni 7 euro e la casacca 9, quindi un vero affare, e io adoro i pigiami di Primark, che volete che vi dica. Prima di uscire sono riuscita a prendere un'altra cosetta che non è propriamente fashion o abbigliamento o pigiami, si tratta infatti di questo plaid. Il motivo è tartan, è molto vivace ma soprattutto è morbidissimo e so già che sarà il mio compagno inseparabile nelle notti e nelle serate invernali. L'ho pagato 5 euro, un vero affare, anche se è stato un incubo farlo entrare nella mia valigia al ritorno, ne è valsa davvero la pena. E con questo si concludono i miei acquisti a tema abbigliamento casa. Passiamo adesso agli acquisti beauty, perché chiaramente non potevo fare a meno di visitare Douglas, che è un po' una sorta di Sephora tedesco. Sullo Zeil c'è uno store Douglas di 3 piani, zeppo di cosucce interessanti e difficili o impossibili da trovare in Italia, come i prodotti di Laura Mercier. Ne avevo sentito parlare molto bene online ed ero davvero curiosa di testarli. Dopo una breve consultazione con il commesso, che tra l'altro è stato carinissimo e gentilissimo, ho optato per 2 prodotti. Il primo è un primer, il Foundation Primer Radiance di Laura Mercier. Non l'ho ancora testato, ma apparentemente crea una base perfetta per il make up, illuminando, uniformando il viso e permettendo appunto al trucco di durare per tutta la giornata. Il secondo prodotto invece è la Smooth Finish Foundation Powder, mi sembra si chiami così, Smooth Finish Foundation Powder per l'appunto, che è un fondotinta in polvere. L'ho testato immediatamente perché ero davvero curiosa di capire quale sarebbe stata la resa e mi ha conquistata. È facilissimo da applicare, è molto leggero, quindi perfetto per creare dei look naturali, ma allo stesso tempo è sufficientemente coprente. Lascia la pelle
uniforme e setosa e morbida, insomma un portento. Se riuscite a trovarlo ve lo consiglio vivamente perché io lo adoro e lo sto usando tantissimo. Dopodiché mi sono spostata nel settore dedicato alla NYX e ho acquistato questo ombretto nella colorazione Sahara. Come vedete, purtroppo, tristemente, ho avuto un incidente di viaggio, potete immaginare il mio sconforto quando l'ho trovato così. In ogni caso lo sto utilizzando moltissimo nonostante le pessime condizioni, perché è un colore molto bello, perfetto da applicare nell'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare lo sguardo. Bellissimo. Prima di uscire da Douglas però mi sono ancora concessa un ultimo acquisto, che è questa crema per le mani, la Hand Food della Soap & Glory, perché amo moltissimo questo brand che non si trova in Italia e l'ho già testata. È una buona crema mani, molto nutriente, si assorbe in fretta e lascia le mani morbide e profumate. I miei ultimi 2 acquisti tedeschi sono stati 2 libri. Questo perché avevo finito il libro che mi ero portata da casa e l'idea di affrontare un volo anche solo di un'ora senza una lettura era inaccettabile. Chiaramente di trovare libri in italiano in Germania neanche a parlarne, quindi ne ho presi 2 in inglese e ho scelto The Fault in Our Stars, Colpa delle stelle, dal quale tra l'altro è stato tratto anche un film che è nelle sale in questi giorni. L'autore è John Green, che oltre ad essere uno scrittore è anche uno youtuber, nonché organizzatore di VidCon insieme al fratello, che è una delle più grandi convention di YouTube al mondo. L'ho divorato in un giorno perché è una storia davvero appassionante. Chiaramente ho versato litri di lacrime perché il tema trattato è piuttosto toccante. Racconta infatti una storia di d'amore tra 2 adolescenti affetti da tumore. Ve lo consiglio, potete leggere il libro oppure direttamente andare al cinema. Colpa delle stelle, John Green. Il secondo libro invece è The Girl Who Saved the King of Sweden di Jonas Jonasson, che sto leggendo in questi giorni e mi sta piacendo moltissimo. Dello stesso autore avevo letto Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve e l'avevo adorato soprattutto per lo stile ironico e particolarmente surreale che si ritrova anche in questo libro. Molto divertente, per adesso sono soltanto a pagina 47 ma già mi ha catturato, quindi altamente consigliato sulla fiducia. Tra l'altro leggerli in inglese mi ha data anche una discreta soddisfazione, quindi potrei ripetere l'esperienza. E voilà, questi erano i miei acquisti di Francoforte. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale oppure al mio blog per non perdere nessuno dei prossimi video o post. Se qualcuno di questi prodotti vi interessa, sul mio blog ho cercato di inserire i link di quelli che ho trovato in vendita online, quindi fatevi un giro, l'indirizzo è nella info box qui sotto. Io vi saluto, vi auguro una splendida giornata e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! I miei ultimi 2 acquisti tedeschi sono stati 2 libri. Cos'era? Un elicottero? Ciao Jiu-Jitsers e ben ritrovati! Settembre è ormai agli sgoccioli, il che significa che è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. E come sempre mi auguro che i miei suggerimenti possano darvi delle indicazioni utili per aiutarvi nei vostri futuri acquisti.